Bene amici, oggi ci facciamo una passeggiata a bordo e andiamo a scoprire la Ranieri Nex 370 SH, uno scafo di 37 piedi, questa è la sua linea esterna e vi faccio notare che lo scafo ha il doppio Redan tipico delle barche della Ranieri International, che consente di avere alte prestazioni anche con mare più formato e soprattutto maggior stabilità in navigazione ad alte velocità. Adesso saliamo a bordo, scopriamo com'è fatta. A poppa troviamo una doppia plancetta aggiunta allo scafo, interamente rivestita in eva come tutto il piano di coperta. In questo modo possiamo passeggiare molto confortevole sotto i piedi e non abbiamo problemi di trattamenti perché gran parte delle macchie vanno via soltanto con acqua. In mezzo tra le due plancette c'è lo scavo per poter inserire i motori con un comodo passaggio per poter utilizzare entrambe le superfici da un lato e dall'altro. Accediamo in pozzetto dal lato di sinistra e troviamo un divanetto a L che è ampliabile perché il tavolino si può estendere e ribaltare in questo modo e si può abbassare poggiandoci un cuscino. In questo modo si viene a creare una grande area relax e quindi possiamo avere un secondo prendisole utilizzabile anche a poppa. La cucina si trova qui, è esterna, solleviamo e troviamo lavello e piano cottura. In questo momento lo troviamo in forma tradizionale, ma è possibile avere anche le piastre a induzione o un piccolo grill. In basso c'è un comodo gavone per poter riporre gli oggetti, ma opzionalmente possiamo inserire anche un frigorifero. C'è un piccolo gradino per poter salire per ampliare la cabina di poppa e abbiamo la zona della console. C'è una doppia seduta con bolster regolabili in modo tale da poter scegliere se utilizzarlo in seduta tradizionale oppure come poggiareni. Quando io sono al timone vedo che il timone è davanti a noi, molto comodo e agevole da raggiungere, plancia di comando con display Simrad molto grande e noi abbiamo tutto sotto controllo durante la navigazione. I bottoni on-off sono frontali qui davanti e sulla sinistra abbiamo VHF e stereo. Molto comodo il gradino in basso che mi consente di poggiare i piedi quando sono in modalità poggiareni per avere una maggiore attività durante la navigazione. Ci spostiamo a prua tramite questi due gradini e guardate la battaiola quanto è ampia, che ci dà una grande sicurezza, ma in più ci viene in aiuto questa maniglia ricavata dal profilo del parabrezza e quindi possiamo salire agevolmente. La prua non è rivestita interamente di cuscini, ma c'è questo comodo corridoio che ci consente di passeggiare lungo tutto il perimetro della barca, quindi molto utile in caso di manovra. A prua, al di sotto di questo ripiano, si trova il vericello. Quindi per l'ancoraggio abbiamo bisogno di una persona a prua, ma opzionalmente è possibile installare una telecamera per controllare tutto dalla plancia di comando. Il prendisole è molto ampio e c'è anche una porzione di prua dove poterci mettere e rilassare. Possiamo utilizzarlo sia come seduta, quindi stando seduti qui in questa porzione qui, oppure ci stendiamo e ci sediamo sul cuscino e guardate come sono io in questo momento, posso usare questo cuscino come poggiatesta e quindi mi rilasso durante la navigazione. Adesso noi ci spostiamo e andiamo in cabina, scopriamo l'allestimento interno. L'ingresso in cabina è con porta scorrevole e troviamo una serie di gradini molto comodi perché sono piuttosto larghi e abbiamo sulla sinistra una serie di ripiani e scaffali dove poter riporre gli oggetti e un piccolo ingresso che ci fa da snodo per le varie cabine, perché noi abbiamo a poppa una cabina davvero molto ampia, la barca è di 37 piedi e quindi abbiamo un piano di coperta ben sollevato che ci consente di avere un letto matrimoniale, ma io suggerirei anche per 3 persone. La reazione è assicurata da quegli oblò ben dimensionati da un lato e dall'altro e quindi c'è un ottimo ricircolo d'aria. In questa versione il bagno è con 2 cabine separate e abbiamo quindi una prima con WC e doccia, oblò per favorire la reazione che fa ricircolo con quest'altro, e una seconda porta che contiene il lavello e un ripiano. Anche qui c'è un ulteriore oblò, mi piace molto questa scelta del cantiere di poter assicurare la reazione in ogni condizione. La cabina armatoriale è tradizionale, con letto molto grande e matrimoniale e cuscino sollevabile per avere un tavolino a formare una dinette di prua. La luminosità è assicurata dalle vetrate laterali, che sono 2 da quest'altro lato, e anche qui troviamo altri 2 oblò. Manca in questa versione il passo d'uomo, ma è opzionale, quindi possiamo aggiungerlo. Anche il bagno sono con 2 cabine separate, ma è possibile averne uno più grande per ampliare ancora di più la superficie. E quindi cari amici, questa è la Ranieri Nex 370 SH, trovate tutti i riferimenti del cantiere in descrizione e se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale YouTube e alla pagina Facebook e per tutti i prossimi video ci vediamo sempre su questo canale.